Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Nel tutorial di oggi vedremo come realizzare il punto pelliccia. Realizziamo insieme il punto pelliccia. Iniziamo facendo un nodino iniziale e 10 catenelle. 1, 2, 3, e 10. Questo punto è un punto che si basa principalmente su due lavorazioni, ovvero la maglia bassa e il punto pelliccia. Facciamo un'altra catenella in sostituzione della prima maglia bassa, entriamo nella seconda catenella e facciamo una maglia bassa. Procediamo con l'esecuzione di maglie basse per tutte le catenelle che abbiamo realizzato. Adesso nel secondo giro andiamo a fare una catenella in sostituzione della prima maglia bassa, giriamo il lavoro, con l'uncinetto entriamo nella seconda catenella e anziché agganciare il filo da sopra come siamo abituati a fare, lo andiamo ad agganciare da sotto, in questo modo. Lo portiamo fuori, tolgo il dito e vado a chiudere con una maglia bassa. Entro nel punto successivo, aggancio il filo da sotto, lo porto fuori e vado a chiudere con una maglia bassa. Ancora entro nella maglia successiva, aggancio il filo da sotto, lo porto fuori, tolgo il dito e vado a chiudere con una maglia bassa. Questo punto principalmente sarà alternato da questa particolare lavorazione ad un giro di maglie basse. Ora, più tengo il dito indice distante dall'uncinetto, più la lavorazione al rovescio mi verrà larga. Più avrò il dito vicino all'uncinetto e la lavorazione al rovescio mi verrà stretta. Ora che giro vi faccio vedere. Proviamo a farne una più larga. Allontaniamo il dito ancora di più, portiamo fuori e facciamo una maglia bassa. Nell'ultimo punto andiamo a fare una maglia bassa semplice. Adesso che ho il lavoro al rovescio, vedete che dove ho allontanato di più il dito, il punto è venuto più largo. Vedete? Rispetto a questo nel quale ho tenuto il dito più stretto. Adesso facciamo una catenella, giriamo il lavoro e facciamo un giro di maglie basse. Entro nella seconda perché la prima l'ho lavorata con la catenella e vado a fare un giro di sole maglie basse. Il punto pelliccia è questo: un giro di maglie basse, un punto pelliccia e un giro di maglie basse e di nuovo un punto pelliccia, e terminiamo con un giro di maglie basse. Adesso facciamo una catenella, giro il lavoro, entro nella seconda maglia bassa, aggancio il filo da sotto in questo modo e vado a fare una maglia bassa. Entro nel punto successivo, aggancio il filo e vado a chiudere con una maglia bassa. Vediamolo ancora una volta. E continuiamo così fino ad arrivare alla fine del giro. Questo punto è un punto abbastanza versatile in quanto può essere utilizzato per le lavorazioni amigurumi se bisogna fare un animaletto, magari a pelo lungo, una pecorella,
oppure può essere utilizzato per fare delle bordure, anche dei cappelli abbastanza particolari, degli scaldacollo, delle sciarpe, dei boa, quello che più vi piace. E nell'ultimo punto andiamo a fare una maglia bassa, una catenella, giro il lavoro e vado a fare un giro di sole maglie basse. Ed ecco qui che abbiamo terminato il punto pelliccia. Questo particolare punto è molto bello anche per la lavorazione delle borse, soprattutto se si usa un bel cordino o con una fettuccia. Io spero che questo tutorial vi sia piaciuto, vi sia stato utile. Ho visto che su YouTube comunque ce ne sono anche parecchi, ma ho voluto mostrarvelo perché ci servirà per il prossimo tutorial. Per adesso non vi svelo niente e ci vediamo la settimana prossima. Ciao!